3 semplici pesti autunnali con 3 verdure di questo periodo fantastiche da utilizzare così come sono oppure con la pasta o con quello che volete. Allora, per fare il nostro pesto di cavolo nero abbiamo chiaramente bisogno del cavolo nero, delle mandorle, un 40 grammi, io le ho tostate precedentemente nella friggitrice ad aria, poi del pecorino romano, però potete benissimo sostituirlo con del parmigiano, sono circa 50 grammi, olio e poi un pizzico di sale. Adesso andiamo a pulire il cavolo nero e poi lo andiamo a bollire. E dopo aver lavato per bene le nostre foglie di cavolo nero, adesso lo andremo a pulire. Faremo in questa maniera qui, toglieremo il gambo che è quello più duro e lasceremo le foglie. Adesso lo andremo a tagliare a pezzi abbastanza piccoli e adesso andremo a bollire in acqua leggermente salata. Faremo cuocere per circa 5 minuti. Ok, il cavolo si è cotto, adesso lo andremo a scolare dall'acqua e poi metterlo in acqua fredda e ghiaccio. Questo per preservare il colore e lasciarlo più vivo. Col pesto, se ci fate la pasta, mi raccomando, non buttate l'acqua dove avete cotto il cavolo, vi servirà appunto per cuocerla. Allora, andiamo a mettere il nostro tritatutto, il nostro cavolo nero, pecorino, le nostre mandorle tostate, un pizzico di sale, attenzione perché c'è il pecorino, e poi il nostro olio. Allora, con un cespo di cavolo nero sono usciti fuori 2 vasetti di questi. Poi, per conservarlo, se lo volete utilizzare in pochi giorni, 2-3 giorni all'interno del frigorifero, coperto con l'olio come vi ho fatto vedere, non ci sono problemi. Altrimenti lo potete congelare e lì vi rimane bene tranquillamente per un mese e mezzo. Però, insomma, consumatelo al più presto perché è veramente buonissimo. Questo è il primo pesto. E visto che faccio queste cose così semplici, belle, di stagione, voi non dovete fare altro che una cosa sola, gratuitamente, perché è gratis, quello di iscrivervi e se possibile seguirmi. Poi se vi è piaciuta la ricetta metteteci un bel pollicione in su, se volete commentate, se avete bisogno di chiedere qualche cosa chiedete, io sono sempre disponibile. Prendete 500 g di zucca, pulitela e tagliatela a tocchetti. Mettetela in una leccarda da forno e ungetela con olio. Io uso la friggitrice ad aria e utilizzo la funzione arrostire a 190 gradi per 10 minuti. Mettetela nel frullatore con l'olio e tritate. Poi sale, pepe, parmigiano, gherigli di noci e rendete tutto in crema. Potete utilizzarla così semplicemente su una fetta di pane oppure metterla con la pasta accompagnata con un po' di speck.
terzo pesto, quello di pomodori secchi. Adesso andremo a vedere di che cosa abbiamo bisogno. Per il nostro pesto abbiamo bisogno di 100 g di pomodori secchi in olio, che io chiaramente ho scolato ed asciugato, 35 g di anacardi, perché i pinoli costano, 75 g di ricotta di pecora, uno spicchio d'aglio, del basilico, dell'olio e del sale. Andiamo a mettere nel trittatutto i nostri pomodori secchi e uno spicchietto d'aglio, gli anacardi e il basilico, il sale, l'olio, frulliamo. Mettiamo ora anche la ricotta, ancora un po' d'olio, siamo generosi con l'olio, Eccolo pronto. E poi, oltre che farci la pasta, sapeste quanto è buono metterlo sul pane, che è una cosa fantastica. È buonissimo. Bene, qui la ricetta è finita. Io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia fino a questo momento. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi se ancora non l'avete fatto e ci vediamo alla prossima ricetta.